Oggi siamo a Villa Nanni Loredan a Sant'Urbano. La villa venne eretta verso la fine del XVI secolo a Sant'Urbano, lungo il canale navigabile della Rotella, oggi dismesso, che univa l'Adige al canale Santa Caterina e alla rete fluviale padovana. Nel 1666 l'edificio apparteneva per 3/4 a Bernardo Nani e per 1/4 a Francesco Loredan. Nel catasto austriaco del 1830 il canale della Rotella risultava già non più navigabile e la villa veniva censita come casa colonica appartenente a Moda Agostino. Sempre nel catasto austriaco, in prossimità della villa, si trovavano varie costruzioni che sono ancora parzialmente presenti e che conservano le caratteristiche degli annessi rustici. Si potrebbe ritenere che un tempo fossero ad uso e servizio della casa padronale e della proprietà agraria. Questi edifici, però, già nel 1830 appartenevano a proprietari diversi rispetto a quelli della villa. La villa si presenta come una massiccia costruzione cubica, tipica del XVI secolo, su 3 livelli, piano terra, primo piano e soffitta. Al piano terra le finestre sono protette da pesanti inferriate e sull'architrave sopra la porta d'ingresso è dipinta la parola ingenuitate, che potrebbe essere un richiamo alla vita sobria e semplice che si conduceva nella proprietà di campagna a differenza della vita di città. La facciata nella parte destra, sia sotto i balconi del primo piano, sia sotto quelli della soffitta, conserva ancora degli affreschi, ora diventati alquanto evanescenti. Al piano nobile, sopra la porta d'ingresso, si nota la serliana con 3 aperture, arcuata quella centrale, con il poggiolo in marmo, architravate le 2 laterali. Il primo piano ripete l'impostazione del piano terra, tradizionale della Villa Veneta. Sala centrale comunicante con le stanze laterali. Al secondo piano si trova la soffitta, che in genere veniva utilizzata come alloggio per le persone di servizio. Sopra i balconi della soffitta, una fascia leggermente in rilievo, forse un tempo decorata, unifica tutto il sottotetto, coronato da un cornicione a mensole. Sulla parte a tramontana sono presenti 2 grandi camini a sbuffo. All'interno, nel salone centrale, si trovano gli affreschi attribuiti a Carletto Cagliari, 1570-1596, considerato il miglior allievo del Veronese. In particolare, di notevole interesse sono i 4 riquadri del Ratto di Europa, il rapimento della giovane Europa da parte di Zeus. Sempre nella sala centrale vengono rappresentate le figure mitologiche di Minerva e Apollo e l'allegoria delle 4 stagioni. In un'altra sala laterale si trovano dipinte le virtù cardinali, giustizia, fortezza, temperanza, prudenza. Nella sala dei paesaggi si trovano invece 3 scene di vita agreste. Le sale dell'ala a sinistra sono decorate con grottesche. L'edificio fu acquistato nel 1962 dall'Ente regionale per le ville venete ed in seguito restaurato. Nel corso dei restauri vennero riportati alla luce gli affreschi.